Ciao ragazzi e bentrovati sul mio canale YouTube. Immaginate come sarebbe bello parlare in maniera sciolta con un madrelingua usando espressioni naturali anziché traduzioni forzate o artefatte. Ebbene, si può fare tutto questo, basta vedere ogni giorno i miei video e memorizzare espressioni e suoni. Hi guys, do you imagine how amazing it would feel to transform from nervous, scared and struggling Italian learners to confident, fluent and prepared Italian speakers? Would you like to be understood by native speakers just because you use natural expression sounds instead of awkward direct translations? Watch my videos daily and you'll surely be able to use natural expression sounds like a native speaker. Oggi parliamo di quei nomi che in italiano, se usati al maschile, hanno un significato completamente diverso che se usati al femminile. Certo, per tutti coloro che hanno l'inglese come madrelingua, imparare il genere maschile e femminile dei nomi e gli articoli determinativi diventa una vera e propria sfida. A tal proposito, oggi parliamo di quei nomi più comuni utilizzati nella lingua italiana che al maschile hanno un significato e al femminile un altro. E per rendere la lezione un po' più dinamica e divertente, vi farò degli esempi di vita reale. Iniziamo subito. Il banco. Mobile ad uno o più posti con o senza schienale, invece la banca è un istituto che compie operazioni monetarie e di credito. Quando ero bambina ero un po' monella. Ero solita imbrattare il mio banco di scuola con penne e pennarelli. Il bilancio è un documento che riassume la situazione finanziaria delle entrate e delle uscite e la bilancia è uno strumento per misurare il peso di un corpo. Durante la quarantena non ho fatto altro che mangiare, quindi temo proprio di salire sulla bilancia. Il busto, scultura che rappresenta la figura umana dalla testa al petto senza le braccia, e la busta è una custodia quadrata o rettangolare in cui si chiudono lettere o denaro. All'entrata del liceo classico di Potenza c'è il busto del grande poeta romano Orazio Flacco. Il collo parte del corpo e la colla sostanza usata come adesivo. Il grande artista Amedeo Modigliani amava dipingere le donne dal collo lungo. Il capitale, ricchezza o somma di denaro, e la capitale è la sede del governo di uno stato. L'espressione latina caput mundi, riferita alla città di Roma, significa capitale del mondo. Il caso, circostanza o situazione o problema giudiziario, e la casa è l'abitazione di una persona sola o di una famiglia. Durante la quarantena mi sono divertita davvero molto a guardare la serie televisiva spagnola La Casa di Carta. Il cavo, grossa corda usata sulle navi, e la cava, luogo da cui si estraggono i materiali per le costruzioni. Nell'isola di Lipari c'è una cava di pomice resa famosa dal film italiano Caos dei fratelli Italiani. Il latte, liquido delle ghiandole mammarie, e la latta, lamiera sottile di ferro. L'uomo di latta era il mio personaggio preferito del libro Il meraviglioso mago di Oz che leggevo da bambina. Il gambo, elemento di sostegno di un oggetto o di un fiore, e la gamba, segmento dell'arto inferiore dell'uomo. Mio fratello da bambino è stato morso ad una gamba da un cane randagio. Il mostro, elemento innaturale, una creatura che suscita terrore, stupore o orrore, invece la mostra di opere d'arte. Finalmente a Roma riaprirà il 2 giugno la tanto attesa mostra di Raffaello. Il masso, grosso blocco o frammento di roccia, e la massa, grande quantità di oggetti o di persone. Il vero artista è sempre molto estroso rispetto alla massa. Il palo, asta di legno o altro materiale, e la pala, attrezzo formato da una lama di metallo. I partecipanti al Palio della Stuzza a Santa Maria di Castellabate devono percorrere un palo di legno scivoloso senza cadere in acqua. Il pasto, l'atto del mangiare in determinate ore del giorno, e la pasta, composto di farina ed acqua. Ogni regione italiana ha le sue specialità di pasta. Il pianto, espressione di commozione o di dolore, e la pianta, un organismo vegetale oppure una mappa o carta topografica. Il pino è una pianta molto diffusa nell'Italia mediterranea, e sotto casa mia, oltre a tanti pini, ci sono tante altre meravigliose varietà di piante. Il pizzo può essere un tessuto in merletto, oppure la barba tagliata a punta, oppure la tangente storta da organizzazioni criminali. Invece la pizza è la focaccia di pasta di pane. Come ben saprete, noi italiani non viviamo senza la pizza. Il porto, accesso ad un paese con la nave,
e la porta è l'accesso ad una camera o ad una città. Porta San Giovanni, Porta San Gerardo e Porta San Luca sono 3 delle 6 porte medievali di Potenza ancora esistenti. Il radio, osso dell'avambraccio, e la radio, stazione per le trasmissioni radiofoniche. Parlare con la radiotrasmittente era uno dei miei giochi preferiti quando ero bambina. Il razzo, veicolo spaziale o ordigno di guerra, e la razza è il complesso degli individui di una specie animale o vegetale. Oggigiorno, per via del riscaldamento globale, sono molte le razze animali in via di estinzione. Il soffitto, superficie superiore di un ambiente coperto, e la soffitta, lo spazio fra il tetto e l'ultimo piano di una casa. Quando ero bambina, la soffitta di mia nonna per me è sempre stato un luogo magico, misterioso e ammaliante. Il suolo, la superficie del terreno su cui si cammina, e la suola, la parte delle scarpe che poggia per terra. Le vere scarpe italiane hanno la suola di altissima qualità, fatte per durare nel tempo. Il torto, azione ingiusta, sopruso, e la torta, dolce lievitato e cotto al forno. Per il 6 giugno, giorno del mio compleanno, ho in mente una torta strepitosa, fantastica, davvero molto originale. Il velo, tessuto molto fine e trasparente, e la vela è il telo che viene fissato all'albero di un'imbarcazione. Io, che adoro il mare, mi piace in particolar modo andare in barca a vela. E intanto, mentre già penso al mio prossimo fine settimana in barca a vela, per il momento vi saluto dandovi appuntamento al mio prossimo video sempre su questo canale. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.